Siamo letteralmente tutti, e dico tutti, io compreso, impazziti per queste nuove Barbie sirene della linea budget di Mattel, non perché abbiano qualcosa di realmente speciale se non il loro viso. Finalmente Mattel ha deciso di utilizzare una testa nuova per la linea Playline e sono fantastiche. Non vedo l'ora di guardarle con voi, di decapitarle entrambe, metterle su dei nuovi corpi e vedere con voi come saranno. Quindi iniziamo subito. Ed eccole qua, le nuove sirene di Mattel. Questo è il viso che è stato utilizzato per la Barbie Holiday 2022, quella in edizione speciale per Walmart, mi pare. Comunque quella con i capelli rossi, fantastica, di cui vi lascio qui una foto. Queste sirene fanno parte di una linea di 4 nuove sirene, ma solo loro due stanno dando a ruba, proprio per la loro testa, che è meravigliosa. Speriamo che grazie al successo di queste due bambole, Mattel finalmente capisca che siamo stufi della solita Barbie, sempre tutta uguale. Entrambe queste bambole hanno ovviamente la scatola budget, quindi un pezzo di plastica unico nella parte frontale attaccato ad un cartoncino nella parte sul retro. Qui in basso troviamo il logo Barbie per entrambe, ma cambiano gli artwork. Nell'artwork di quella lilla con la carnagione chiarissima troviamo quella ovviamente lilla con quella con la carnagione scura. Invece nella scatola di quella sui toni dell'arancione, quella un pochino più bronzata, troviamo ovviamente il suo artwork insieme a quello della Barbie classica con i capelli verdi. Il retro delle scatole è completamente identico, un sacco di informazioni che non ci interessano e qui sopra tutte le bambole di questa linea, dove possiamo appunto vedere la classica Barbie super abbronzata con i capelli verdi, la Barbie con la carnagione afro con i capelli mi sembra sul fucsia. E poi abbiamo le due nostre nuove bambole, quelle più belle in assoluto. Quella più chiara che sembra quasi asiatica e l'altra invece sui toni dell'arancione. Possiamo vedere anche che le code sono completamente diverse perché hanno dei colori diversi ma anche delle pinne finali diverse e devo dire che questa volta le trovo praticamente tutte molto carine. Ma a noi delle scatole non ce ne frega niente, quindi deboxiamo subitissimo queste due meraviglie. Inizierei da lei che è anche facilissima da deboxare, ovviamente anche l'altra. Strappiamo direttamente la parte sul retro e sfiliamo la bambola che non è stata attaccata in nessun modo alla scatola. Troviamo agganciato alla sua coda la pinna, agganciata semplicemente con un elastico e un elastico che le tiene legati i capelli. Questa volta partiremo guardando la sua coda e non il suo viso ed è completamente arancione, non ci sono sfumature, non ci sono scaglie colorate, sono solamente tutte stampate ma davvero molto semplici senza nessun tipo di colorazione. E questa invece è la pinna che arriva con lei dove su un lato è semplicemente arancione di plastica leggermente trasparente, dall'altra parte invece c'è questa sfumatura lungo la fine in rosa, un rosa quasi leggermente perlato. Si aggancia tramite questo pezzettino alla coda e una volta che l'avremo agganciata non si toglierà più, quindi semplicemente clic. Già fatto. Ma alzandoci e passando a guardare il suo viso, che è la parte che ci interessa assolutamente di più, mio Dio ragazzi, wow, quanto è bella questo sculpt del viso, è bellissimo. Ha gli occhi azzurrissimi, la carnagione come vi dicevo leggermente abbronzata, sugli zigomi e sulle guance troviamo un po' di blush che risulta anche abbastanza lucido. Sembra quasi avere dell'illuminante e anche questo mi piace tantissimo. Le sue sopracciglia sono molto definite e castane, le sue labbra sono aperte in un leggerissimo sorriso, quindi non sembra neanche un sorriso, sembra solamente avere la bocca leggermente aperta, con un rossetto fucsia e i denti che si intravedono tra le labbra. Questo sculpt è veramente bellissimo perché è molto delicato, è molto morbido, ha dei lineamenti davvero bellissimi e per fortuna che finalmente qualcuno ha convinto Mattel a realizzare queste sirene. L'unica cosa che mi dispiace e che vedrete sicuramente con le riprese macro è che la stampa purtroppo è tutta leggermente pixelata. In questo caso poco, con l'altra che vedremo tra poco, ragazzi, molto di più. Peccato perché altre bambole di questa linea non hanno la stampa pixelata e non capisco per quale motivo realizzarle così. In testa indossa questa coroncina verde acqua con sopra stampate queste stelle marine, carina, semplice ma carina, ed è stata attaccata qui sui lati alla sua testa tramite questi pezzettini di plastica che poi ovviamente andrò a rimuovere. I suoi capelli invece sono di base di due colori perché qui davanti vediamo che ha queste ciocche fucsia, ma se la guardiamo sul retro le ciocche fucsia non ci sono più
perché per il resto i suoi capelli sono completamente rosa. Non li ho pettinati, come li vedete è proprio come escono dalla scatola e infatti c'è ancora il segno dell'elastico, ma per il resto la fibra non è per niente male. Poteva essere una fibra migliore sicuramente, ma devo dirvi che comunque per essere dei capelli colorati e vedendo la fibra che utilizza ultimamente Mattel sulle sue bambole, questi sono comunque dei buoni capelli. E dimenticavo di dirvi che le arrivano fino sotto il sedere. Sono un po' da tagliare, come vedete qui c'è qualche... Ah no, questa proprio viene via così semplicemente, ma c'è qualche ciocca più lunga, però per il resto sono carini. Oltre alla coroncina non ha nessun altro accessorio e troviamo anche il busto stampato, quindi il suo costume è solamente stampato e colorato sulla sua pelle. Ma devo dire che a me non interessa perché ovviamente non la terrò sirena, o forse questa sì, ma lo capiremo tra poco. Ma comunque devo dire che Mattel in questo caso ha fatto un lavoro abbastanza carino. Confronto al solito, dove i busti sono stampati con un colore unico o comunque con una stampa semplicissima, in questo caso hanno stampato sia in rilievo che con vari colori e tonalità di colore tutta questa parte, quindi le due stelle marine sui due seni, qui al centro questa stella con questo cuoricino, delle stelline eccetera, e devo dire che è molto carino. Per essere una Barbie budget serena, questa volta Mattel sembra essersi impegnato un pochino di più. Infatti, se guardiamo bene, le stelle marine hanno queste sfumature dal bianco all'azzurro, con in più tutti i puntini blu. Qui sul lato vediamo che il colore non prosegue sul retro, ma ragazzi, sono bambole budget, non possiamo pretendere troppo. Ma perché vi ho detto che forse lei la terrò come sirena? Perché ne ho già acquistata un'altra, che è un pochino più bassa, perché ovviamente non ha più la coda, ma ha già le gambe, ed è meravigliosa. Questa, ragazzi, è solamente un esempio di come potremmo far diventare questo viso con un corpo made to move, o comunque con un corpo con delle gambe, in questo caso super articolato, ma poi vedremo l'altra con un corpo meno articolato ma altrettanto secondo me bello. E ovviamente ho deciso in questo caso di vestirla un po' da zoccolina come piace a me, infatti shorts cortissimi, pancia fuori, con anche un brillantino che adesso non si vede, ma un brillantino nell'ombelico, a simulare un piercing, il bibitone, una camicetta annodata sotto al seno con un altro piercing al centro del seno e anche dei copri capezzoli, ok? Molto carina e molto sexy. Una borsetta semplicissima, un po' texana, possiamo dire così, e ovviamente un tocco d'oro nella collana e anche negli occhiali, perché ovviamente l'oro non può mai mancare. In questo caso, ragazzi, ho utilizzato il corpo made to move della Skater, che adesso non si trova più, ma si trovano comunque altre Barbie con lo stesso colore. Il match non è perfetto, ma non ho trovato altri corpi che siano perfetti per lei. Ma comunque, se andiamo a vedere la sirena, anche nel caso della sirena il viso è leggermente più scuro del corpo, quindi neanche loro hanno fatto un match perfetto. Il corpo però sarebbe leggermente più rosato confronto a quello che l'ho messo io, che è tendenzialmente leggermente più giallino. Ma passiamo a lei, che è una delle preferite in assoluto, da quello che ho capito, tra le due, quindi andiamo a deboxare anche lei molto semplicemente. Rimuoviamo la coda, rimuoviamo l'elastico che tiene bloccati i capelli e anche per lei comincerei subito dalla coda, che è identica a quella di prima, ma in questo caso colorata di viola, lilla più che viola. Anche per lei ci sono tutte le squame stampate proprio come la precedente, ma ho notato adesso un pattern leggermente diverso. Infatti le squame di quella arancione hanno un disegnino leggermente diverso da quella viola. La sua pinna è di plastica semitrasparente ma tutta perlata sul retro, e invece davanti sfuma dal lilla fino al trasparente, dove si vede leggermente una plastica quasi semi-arancione, che poi più che lilla sembra rosa, ma in camera sembra lilla, non capisco. Comunque andiamo ad attaccare anche la sua pinna e passiamo al viso. Ma se quella di prima risultava anche secondo me molto sexy, questa invece è molto dolce, molto carina, molto kawaii. Sì, ho detto kawaii ragazzi, portate pazienza, l'ho ridetto, ma è un termine che si addice. E sono anche due sculpt diversi, si chiamano sempre Odile, hanno le stesse identiche proporzioni, ma se quello di prima aveva la bocca aperta ed era stato realizzato nel 2022, questo è stato realizzato nel 2019. E come vedete ha le labbra chiuse. La sua carnagione comunque è chiarissima, veramente molto molto chiara, e vi dico subito che lei si può abbinare al corpo made to move della tennista, che ho già ordinato su Amazon, di cui vi lascio il link qui sotto
in descrizione, come anche i link per queste due bambole, così le tenete sotto controllo, ma che mi deve ancora arrivare, quindi oggi non le metteremo made to move, ma poi vedremo cosa le metterò. I suoi occhi sono castani, quasi tendenti al rosso, con un pochino di trucco. Nel suo caso abbiamo per fortuna un pochino di trucco. Nella parte superiore troviamo un ombretto rosa, nella parte inferiore degli occhi troviamo invece una piccolissima linea azzurra. Le sue sopracciglia sono definite nella parte finale ma un pochino sfumate nella parte centrale. Le sue labbra hanno questo rossetto rosso ciliegia più intenso al centro e più sfumato nei bordi, proprio come il classico trucco coreano, e sugli zigomi troviamo un pochino di blush. Gliel'hanno messo sugli zigomi e non sulle guance proprio perché in Corea o comunque nel make-up asiatico si tende ad utilizzarlo un pochino più in alto a confronto a come lo utilizziamo noi. Questa stampa però purtroppo è ancora più pixelata a confronto alla precedente. Anche lei in testa ha un accessorio, questo cerchietto, che nel suo caso è di questo giallo salmone, ovviamente anche per lei attaccato alla sua testa tramite questi cosini di plastica, e nel suo caso credo debba rappresentare delle conchiglie, ma andrà rimosso nel giro di 2 minuti. I suoi capelli hanno la stessa struttura di quella precedente, nel senso che qui davanti ha 2 ciocche colorate di un colore diverso da tutti gli altri sulla sua testa, e queste ciocchettine sono di questo rosa lilla. Ma se la giriamo, vediamo che il resto dei suoi capelli è tutto sulle tonalità di questo azzurro lilla. E anzi, se lo guardiamo bene, forse così qui si può notare, anche sul retro, l'ho scoperto adesso assieme a voi, ci sono 2 tonalità di colore diverso. C'è una tonalità un pochino più azzurra e una un pochino più lilla. Quindi in totale abbiamo 3 colori di capelli. Anche i suoi sono di una fibra bellissima e anzi vi devo dire che li trovo molto più morbidi, molto più belli anche in confronto alla Barbie precedente. Sono lunghi fino sotto il sedere, ma vi giuro, così come li vedete sono appena usciti dalla scatola e sono morbidissimi. Questi sono davvero dei bei capelli. Non so se la fibra sia realmente diversa tra una sirena e l'altra, ma comunque li sento davvero molto più morbidi. Ma prima di passare a decapitarla dobbiamo vedere anche per lei il suo costume, sempre stampato, sempre in rilievo, ma sui toni del rosa e del lilla e del giallo. Perché abbiamo 2 conchiglie sui seni, sempre con queste sfumature che mi piacciono davvero molto. Questo è un dettaglio che secondo me fa la differenza in queste bambole budget. Conchiglie rosa con dei dettagli azzurri, delle perle colorate di bianco, qui sotto una conchiglia gialla con dei decori azzurri e di nuovo gialli. Anche per lei la colorazione non prosegue sul retro, ma queste spalline, se la guardiamo sulla schiena, possiamo vedere che si riuniscono in questa piccola conchiglia sopra alla scritta Barbie. Entrambe queste sirene sono poco articolate perché sono articolate al collo, alle spalle e semplicemente all'altezza delle anche. Non c'è nessun'altra articolazione. Avessero avuto anche l'articolazione qui all'altezza, diciamo, del ginocchio, sarebbero state ancora più belle. Ma corriamo subito a decapitare lei perché c'è già il corpo che la aspetta. Ed eccola qua, anche lei in versione umana. Ho voluto farla un pochino più colorata, un pochino più accozzaglia di cose, molto meno sexy, ma comunque secondo me molto bella. E in questo caso ho utilizzato un corpo Model Muse. Il colore secondo me è piuttosto azzeccato, infatti credo che lo stacco si noti davvero molto poco tra il viso e il collo, e il corpo Model Muse che ho utilizzato è quello della Barbie Holiday 2020. Non sono ancora convintissimo di questo look, quindi sicuramente andrò a giocarci e a cambiarla ancora, però intanto, wow! Quanto è bello questo viso, wow, è forse più bello di quello di prima, l'ho già detto, non lo so. E quindi eccole qua, le nuove sirene di Mattel con il mold Odile. Ragazzi, che dire, ve le ho fatte vedere come arrivano in scatola, ve le ho fatte vedere con il corpo Model Muse, ve le ho fatte vedere con il corpo Made to Move e devo dire che sono bellissime in tutte e 3 i modi. Come vi dicevo, sicuramente andrò a cambiare ancora, sicuramente con queste bambole ci giocherò un sacco, anche perché veramente mi hanno risvegliato la voglia di giocare con le bambole, nel senso di cambiarle, di farle delle foto, di farle i capelli, di farle conciature, di fare veramente un sacco di cose, di continuare a trasformarle in personaggi diversi, e questa voglia di giocarci non ce l'avevo veramente da tanti anni. Mi sono sempre piaciute le bambole, è ovvio, se no non farei più i video, perché di sicuro non mi metterò mai a farvi video tanto per fare, ma queste 2 mi hanno veramente risvegliato la voglia di giocare con la mia passione, di coltivarla ancora di più e di godermela fino in fondo. E adesso che le ho deboxate, che le ho viste, che le ho cambiate, che le ho messo delle gambe, ho capito perché stanno andando a ruba. Sicuramente acquisterò un'altra, come vi ho già detto, anche di quella che io chiamo asiatica. Portate pazienza se non è versione asiatica, ma per capirci la chiamerò così, perché ne voglio almeno 2 per ognuna, perché sono davvero stupende. Non posso dire triplo wow, perché la stampa è pixelata, perché il corpo è ovviamente poco articolato, essendo delle sirene budget, però ragazzi, per questi visi wow, wow, wow!
triplo wow per forza, anche se sono pixelati sono davvero meravigliosi e spero che Mattel vada avanti con questa idea di utilizzare visi diversi dai classici che utilizza sempre nelle playline per poterci dare sempre più possibilità di giocare con le bambole, di cambiarle e di avere sempre delle nuove opzioni belle come in questo caso. Io vi lascio tutti i link che vi possono servire qui sotto nell'info box, vi lascio sia il link Amazon per acquistare le due sirene, vi lascio anche il link Amazon per acquistare quelli che in teoria sono i corpi che si possono abbinare sia Model Muse sia Made to Move, insomma quello che riuscirò ve lo lascerò qui sotto in descrizione. Se vi interessa andate a controllare perché appena le mettono disponibili praticamente vanno sold out subito. Quindi vi consiglio di cliccare e acquistarle appena potete se vi interessano. Adesso però fatemi sapere qui sotto in un commento cosa ne pensate voi di loro e soprattutto quale preferite, quella asiatica tutta lilla o quella invece più abbronzata con i capelli rosa? Scrivetemelo proprio qui sotto che sono curiosissimo, anche se un'idea credo già di averla. Io per certi versi preferisco quella abbronzata perché la trovo, come vi ho già detto, più sexy, ma anche l'asiatica, ragazzi, è veramente, ha un fascino fantastico. Ok, non vado oltre perché sennò continuo a fare complimenti a delle bambole budget che non sono più budget perché le ho cambiate io e quindi non sono neanche più come sono uscite dalla scatola, ma ok, sono esaltato, sono contento e quindi non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto, se vi è tornato utile, qualsiasi cosa lasciatemi qui sotto un like e iscrivetevi al canale che è importantissimo. Se vi va seguitemi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E come sempre, se sei arrivato fino a questo punto del video, lasciami qui sotto un emoji sirenetta.